Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Ferrari 330 P4, ritenuta l'auto da corsa più bella di sempre. È un'edizione Centauri al modello in scala 1:8, l'uscita è la numero 5, questo è l'ultimo numero del primo invio che ho ricevuto, ho fatto l'abbonamento e ho preso i primi due numeri in edicola e ho scelto di far partire l'abbonamento dal numero 3. Sono previste 110 uscite per il completamento di questo modello. Intanto ringrazio Mirko che mi ha fatto notare il mio errore, ma sono un po' stanco. Ho fatto 14 video tra ieri e oggi e in più ho lavorato anche stamattina dalle 3:30, vi racconto proprio non per trovare delle scuse, ma ho detto Sandro Ferrari invece che Enzo Ferrari, è ovvio che è Enzo Ferrari. E poi saluto anche Giovanni, contraccambio i saluti che ha dato sia a me che a Michelangelo, e lo nomino anche piacevolmente perché salutiamo sia io che Michelangelo anche la sua gattina adorata Luna. Ciao ad entrambi. Io ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Qui troviamo un po' di pezzi, andiamo a vederli nel dettaglio. Io mi sono già portato avanti con degli interventi che adesso vi farò vedere. Questo è il lato sinistro del blocco motore, ecco qui all'interno nella macchina reale ci sono i pistoni, qui c'è poi il coperchio punterie con le valvole all'interno. Ed è in metallo ed è l'unico pezzo in metallo insieme però a questo, come vi ho fatto già notare nell'unboxing. Probabilmente non ve ne siete accorti, ma qua Centauri ha fatto una cosa ottima, perché questo è l'anello passacavi candele e in plastica si sarebbe potuto danneggiare e lo hanno fatto in metallo. Poi abbiamo tutti questi pezzi qui che sono il supporto spinterogeno, corpo spinterogeno, la base dello spinterogeno e l'albero dello spinterogeno. Questa è una, o meglio è la calotta spinterogeno. Poi troviamo le pipette delle candele, che sono tutte queste, sono 12 più una di scorta, qualora si dovesse danneggiare. E poi abbiamo però anche queste, che sono 3, le ultime qui, se vedete sono più lunghe, guardate. Queste sono per tutta la circonferenza dello spinterogeno all'esterno e poi ne abbiamo 3, eccole qui, le ultime 3, vedete che sono differenti, queste 3 sono uguali ma queste sono differenti da queste qui, queste sono più alte e cambiano anche di forma. Bene, una è data in più e queste 2, o quelle che volete voi di queste 3, vanno inserite qui al centro. Poi abbiamo un tubo che io sono andato già a sezionarmi nelle misure che mi hanno dato. Ecco qui, l'ho diviso in 3 pezzi. Il più lungo è di 13 cm, poi c'è il medio che è di 7 cm
e infine il più piccolo che è di 5 cm. Allora, ci servirà anche questo pezzo che abbiamo avanzato dal montaggio dell'uscita numero 4, che è il raccordo a 4 vie. Una volta allora che vi siete tagliati i tubi, io vado a prepararmi un po' di collante. Non usate l'attack sulle plastiche, in realtà entrano abbastanza sforzati questi tubi qui. Può darsi che non si staccheranno mai, ma io non mi fido perché non vorrei trovarmeli volanti tra qualche anno. Quindi metto in parti uguali questo epossidico bicomponente, eccolo qui. Perfetto. Nel momento in cui andrò a miscelarlo insieme ho dai 3 ai 5 minuti prima che lui cominci a filare. Quando comincia a filare vuol dire che sta per indurirsi e non ho molto tempo, anzi in realtà quando questo collante inizia a filare non bisognerebbe più usarlo, perché nel momento in cui andiamo a mescolarlo o a toccarlo ancora interrompiamo l'indurimento e rimane poi, ci vuole tantissimo perché diventi poi solido. Invece così, finché diciamo è abbastanza liquido, quando diventa solido è veramente potente. Allora, guardate, prendo questo lato qui, attenzione alla pompa, qua è facile romperla. Abbiamo questi due fori, facciamo passare, prendendo il tubo più lungo dei tre, quello da 13 cm, lo facciamo passare così. Ecco. Dove? Fatemi vedere soltanto una cosa. Questo va qui. Perfetto, la parte anteriore quindi è questa. La parte anteriore dove abbiamo questa staffa. Perché ho guardato questo? Perché l'estremità anteriore deve essere leggermente più lunga rispetto a quella posteriore, ma non vi dovete preoccupare perché anche una volta che andremo a chiudere poi l'altra facciata da questa parte, questo si può comunque far scorrere all'interno, quindi non vi preoccupate. Io adesso lo tengo un po' più lungo, vedete? Questo è più lungo dell'altra spezzone dietro. Fatto questo, prendo il raccordo in questa maniera, prendo lo spezzone da 7 cm, inserisco all'interno lo stuzzicadenti, non vi ferite, mi raccomando. Questo mi servirà per allargare un po' il tubicino, così che io non corra rischi di rottura su questo pezzo. Questo da 70 va messo qui al centro, su questo centrale qua. Eccolo. Qui ci va il tubo da 7 cm. Prima ho detto 70 perché l'ho espresso in millimetri. 7 cm. Ok? Quindi prendo il collante, ne prendo solo una parte, va, tanto non me ne serve tanto. Un po' di qua. Non dovrei toccarlo con lo stesso stuzzicadenti, ma ne ho messo poco, anche se dovesse indurirsi un po' pace.
e vado un po' scomodo perché ho preso questo pezzo di plastica ma non ho considerato che aveva i bordi, quindi faccio un po' fatica, ma ce l'ho fatta lo stesso. Adesso mescolo, questo lo uso tutto, dai, così. Bene. Ne basta veramente poco. E inserisco. Ricordo che questo è il pezzo da 7 cm. Quest'altro qua, dove ho lo stuzzicadenti, dovremo poi inserirlo in questo perno, ma lo faremo dopo. Adesso, una volta fatto questo, non devo fare altro che prendere quello da 5 cm. Eccolo qui. E lo metto qui in testa. Questo non l'ho allargato, ma in realtà avete visto che i tubi erano tutti tagliati, avevo già inserito lo stuzzicadenti dappertutto, quindi evidentemente è rimasto un po' formato. E adesso semplicemente questo, sempre facendo attenzione a non danneggiare la pompa, faccio la stessa cosa qui. E ne metto uno di qua e uno di là, negli unici due rimasti liberi. Questo allargatelo perché il perno dove andiamo a inserire questo, che poi ve lo faccio vedere, è molto più largo rispetto a questi. Bene. E infine questo. Non usate l'attack perché si cristallizzano le plastiche, le gomme, vi si fiammano, qua diventa opaco e appena fate una leggera flessione si spezza il tubo. Attenzione. Bene, alla fine dovreste avere una cosa così. Guardate. Tubo da 5 cm, tubo da 7 cm, questo centrale. E questi sono quelli che escono, che in realtà è solo un tubo che abbiamo messo all'inizio. Bene, a questo punto andiamo a mettere due viti AM che probabilmente non vi sono state inserite in questa uscita, ma non ci sono problemi perché vi sono avanzate, così come a me, vi sono avanzate dai montaggi precedenti. Quindi viti AM, vado a rimuoverle, io mi sono già creato i filetti, sempre facendo attenzione alla pompa, non vi distraete. Andiamo ad assemblare i due pezzi. Prima li proviamo così e guardiamo se c'è qualcosa da
toccare, che non fa chiudere bene i due pezzi. Vediamo, direi che va bene. Chiudo. Se vi siete creati i filetti vi basterà girare il cacciavite al contrario. Non appena sentirete il dentino sarete certi di aver inserito la vite bene nel filetto e potrete evitare senza correre il rischio di fare alcun danno al filetto stesso. Avete sentito? Prima di stringere guardate. Perfetto. Posso stringere. Vedete questo? Come vi dicevo prima, comunque si può fare scorrere all'interno facendo così. Però loro ci dicono che la parte anteriore, che è questa, deve essere un po' più lunga dell'altra, quindi lo faccio uscire un po' di più e non ci sono problemi. A questo punto prendo questo, ma prima di inserirlo come ci dicono loro, inserisco subito il tubo qua. Ecco, e poi metto questo con una leggera pressione e lo inserisco. Controllate bene il serraggio. Un dito qua e un dito qua, piano piano. Deve andare giù ancora da questa parte. Perfetto. Attenzione a quando premete che non rompete il perno, mi raccomando. Ecco qui, controlliamo da sotto e deve essere perfettamente a filo, altrimenti non va bene. Vedete? Questa è la plastica perfettamente a filo, anche di qua, anche sopra. Questa luce è normale, non ci si può fare nulla perché più di così non si inserisce. Perché qua batte, considerate che sono due materiali diversi. Basta così. Va bene, sono più che soddisfatto. A questo punto andiamo a lavorare su questo pezzo. La bobina spinterogeno. Allora, abbiamo detto che questi ultimi pezzi qui, questi tre, vanno usati per i due fori centrali, uno in più. Andiamo a separarne uno subito, però qui vanno un po', ecco. Adesso io ne monto due qui e poi ve ne faccio vedere solo uno, altrimenti è più il tempo che perdo a farvi vedere come lì.
come li limo. 1 e 2. Ecco qui. Adesso scarto il primo, vedete che è differente, e inizio da qui. Perfetto. Vi faccio vedere solo questo. Comunque voi la parte dove è attaccato il pezzo mettetela all'interno, che non si veda. Inserite fino in fondo. Qui dovete prendere con le unghie, chi ce l'ha le unghie, io le ho adesso, però bisogna trovare il metodo. Vediamo, adesso intanto metto la pausa perché devo fare tutto il lavoro che vi ho detto di pulirle uno per uno, levare lo sfrido di lavorazione, poi ci vediamo dopo. Ok? Ecco, non le ho ancora inserite tutte perché volevo farvi vedere il metodo che ho adottato io, magari vi può essere utile. Come vi ho già fatto vedere prima, tagliate uno stuzzicadenti affinché entri perfettamente all'interno, seppiate la parte, limate la parte che ha la sbavatura, poi inserite i primi 6 saltandone sempre uno, quindi qua lo mettete, qui non lo mettete, qua lo mettete, qui non lo mettete, ok? Perché così riuscite a metterli tutti con le dita. Una volta fatto questo, io ho preso questa pinza becchi, guardate, e in maniera molto delicata sono andato senza schiacciare il perno. Attenzione, dovete avere la mano capace qui. Mettete la pinza sul primo perno qua, dove poi andremo a inserire il tubo quando ci verrà dato, e senza schiacciare la pinza tirate in giù. Adesso ve ne faccio vedere uno. Giro la parte che ho seppiato all'interno e lo vado a inserire, guardate, molto semplice. Ecco. Non sto schiacciando, se guardate i perni sono perfetti. E infine l'ultimo. Bene, ecco qui. A questo punto prendiamo l'anello metallico, prendiamo una vite MP che io ho già avvitato sul pezzo, che è questo qui. Eccolo qua. Questo è il pezzo e questa è la vite MP. Cacciavite con la punta piccola.
e lo vado a mettere qui. Perfetto. Una volta fatto questo, guardate, io ho preso una vite AP, l'ho avvitata qui, adesso vado a svitarla e inserisco in ordine questo e lo metto così, guardate. Non vi potete sbagliare perché avete il segmento qui e lo scasso qui, quindi la posizione è automatica. Questo è il primo passaggio, ok? Poi prendiamo questo, lo giriamo così e qui sotto l'anello abbiamo lo scasso e qui il segmento e lo mettiamo così. Ecco, a questo punto metto la vite AP e blocco. Attenzione a non danneggiare i perni. Così. Controllo, anche se allo scasso vedete che risulta storto rispetto a questi due bulloni, invece di essere così è così. Allora lo addrizzo un po'. Avete visto? Questo pezzo deve perfettamente essere in linea con questo. Regolatevi così. Ok. Così è perfetto. E questo pezzo, guardate, deve essere in linea con questo. Quindi così. Questo e questo sono a posto. In realtà va ancora un po' così. Ecco, così va bene. Avete visto? E qui va bene anche. Fatto questo, abbiamo quasi finito. Prendo una vite KP che io ho già avvitato, eccola qui, e la vite KP è questa. Cacciavite a stella sempre più piccolo. Inserisco questo così, qui abbiamo il segmento e qui abbiamo lo scasso. E avvito. Il pezzo di plastica deve andarvi perfettamente in battuta qua sotto, guardate. Così, non deve andare qua sopra, deve andare contro qui, vedete? Ok. Poi prendiamo una vite WAP
questa che io ho già messo, che è questa qui, e vado a mettere la staffa. La staffa, qua abbiamo lo scasso, qua abbiamo il segmento, non vi potete sbagliare, va messa così. Fino adesso la Centauria mi piace come lavora, ma lavora bene. Il problema di questi modelli, anche la De Agostini lavora bene, Hachette, il problema di queste aziende è che non hanno assolutamente un controllo qualità, ma io non credo neanche a campione. Cioè ogni tot pezzi, che poi sarebbe inutile a campione. Cosa vuol dire a campione? Che se ne controllo uno, gli altri 100, anche se poi non li controllo, sono perfetti? Ma assolutamente no. Ecco, il brutto di queste aziende è che sì, ti sostituiscono il pezzo, ma facilmente ti può anche arrivare nuovamente fallato e poi ti fanno storie, perché ti dicono io te l'ho già spedito, ho capito, però io te l'ho pagato, e tu, anche se me ne mandi 100 fallati, io te ne ordino 101 finché non arriva quello che è perfetto, perché i miei soldi sono perfetti. E deve essere così. Però manca il controllo qualità, manca il controllo assolutamente, anche perché sono imballati malissimo, dei fascicoli, ci arrivano devastati, e comunque non è neanche rispettoso prima di tutto per noi, e poi per anche il servizio editoriale, che seppur vengono pagati, insomma, è come dire, vabbè, chi se ne importa anche se si rompono i fascicoli. Non è così, importa. Comunque qui io ho finito il montaggio, eccolo qui, montaggio è questo. No, non ho finito niente perché mi sembrava strano, devo ancora mettere l'ultimo pezzo. Anche questo è molto semplice perché vi faccio vedere. Qui abbiamo, metto un po' di luce, aspettate, ecco qua, qui abbiamo questo segmento, vedete questo dentino, che deve andare qua. Quindi, anche senza guardare, se lo mettete così non entra, vedete? Faccio girare e lui è già entrato. Però attenzione adesso, perché vi viene automatico commettere questo errore, cioè di prendere e schiacciare. Sbagliatissimo. Se prendete questo e schiacciate giù, piegate tutte le pipette all'interno. Non dovete fare così. Dovete prenderlo da qua, sotto e qua. Però dovete fare attenzione che non vi scappino le dita, altrimenti rompete queste due braccia qui. Quindi lo prendete così, senza andare sulle pipette, assolutamente, così. Quanto deve entrare? Adesso ve lo dico io, quanto deve entrare. Ad esempio, questo lavoro andava fatto prima e poi dovevamo mettere le pipette. Correggetelo questo errore, Centauria, servizio editoriale, mi raccomando. Comunque, attenzione qui, perché deve andare dentro fino in fondo, deve arrivare in battuta, ancora non va bene. Però io mi devo spostare perché se mi scappa giù il dito pollice spacco questo. Quindi fatemi pensare un po'. Cosa posso usare lì? Abbiate pazienza, ma uso questo qua, tanto è scaduta. Vediamo un po'. Neanche, non va poi così bene, pensavo passasse ma non passa, no. Provo da questo lato, sempre qua sotto, è cribbio però, perché non ce le hanno fatte montare prima. Allora facciamo così, chissà se ce la faccio, ne levo due, una e due, vediamo se così passiamo con la scheda.
Sì, così passiamo. Adesso bisogna vedere se la scheda è abbastanza forte da arrivare in fondo, ma così non danneggio nulla di sicuro. Credo. Ok. Ok, ancora un po'. Io direi che va benissimo. Così sono a posto. Sì, ancora un po' però di qua. Poco, ma ancora un po'. E allora devo levarne due anche da questa parte. Però le devo levare non in corrispondenza dei perni, altrimenti la scheda non mi passa. Quindi devo lavorare così. Devo levare questo. Ragazzi, se avete avuto la fortuna di guardare prima il video e poi montare, mettetele dopo le pipette delle candele e non prima. Va bene, guardate, io adesso il montaggio ve l'ho fatto vedere, è entrato, ma io non sono ancora soddisfatto da questo lato, quindi che cosa fa Michele? Fa quello che avrebbero dovuto farci fare loro, le levo di nuovo tutte e lo inserisco perfettamente bene e basta. Vediamo se ci vediamo dopo, dai, provo, ci riesco, non è che provo. Ecco fatto, ci tenevo soltanto a spiegarvi bene il metodo di prima. Poi metto di nuovo pause e le monto tutte, guardate. Vedete? Se ne saltate una, le prime serie inserite in maniera velocissima perché passate con le dita, vedete? Fate così. Ed è veloce. Scusate, i video durano tanto, ma io voglio spiegarvi tutto. Vedete? Ne ho saltata una. Adesso metto pausa, la inserisco bene e metto le altre 6. E poi vi faccio vedere dove sono arrivato con il montaggio fino al numero 5 e ci salutiamo. Ecco qua. Così sono molto soddisfatto perché è perfettamente contro. Poi abbiamo finito, questo andrà poi messo così, ecco, no, ma così non può essere. Dicevo no perché combaciano i fori? No, non combaciano i fori, quindi non va messo così. Com'è possibile che non va messo così? Aspettate, adesso sono curioso. Ecco, va messo così. Perfetto. Questo poi va montato così, guardate che bestia di motore. Qua poi ci sarà tutto il coperchio punterie sopra, sotto qui ci sarà la coppa dell'olio, questo è tutto il cambio differenziale, che meraviglia. Poi abbiamo questa che andrà poi messa qua, così no, così andrà messa. Ah, ecco, guardate poi questo tubo, questo andrà poi inserito, adesso ve lo faccio vedere, qui, in questo foro,
perché questo poi andrà messo così. Adesso io non lo inserisco, però si metterà qui e questo sarà messo così davanti. La nostra bellissima porta, volante e piantone dello sterzo. Ricordatevi, io non metto mai le coperture fino alla fine, perché se devo intervenire poi rischio di rovinare lo stemma. Qui una ruota che è un'opera d'arte, ma io penso che questo modello sia veramente fatto bene come la Lancia Stratos. Mi piace come lavora Centauria, mi piacciono tutte le aziende, però mettetevi una mano non sulla coscienza ma sul portafoglio e stringetelo un po', perché dovete limitarvi a 100 uscite, È inutile che continuate a farne 110, 120, 130, perché ci perdete piano piano tutti, vedete voi. Vedete voi, io non credo di essere solo a avere difficoltà dettate da poi degli stipendi un po' che lo Stato permette, neanche la paga minima, ma è proprio uno sfruttamento comunque. E quindi ci sono comunque delle spese da ottemperare, no? Utenze, vivere anche solo magari per mangiare, no? Se non 2 volte, almeno 1 volta al giorno. E questo è chiaro che non è né pane né acqua, però magari uno si toglie uno sfizio, se ne leva da parte un altro e dice va bene, mi faccio un modello, mi faccio 2 modelli. Sono 100 uscite, sono tante. Voi arrivate a 120, 130 e che cosa vi devo dire? Se pensate di fare una cosa fatta bene, perché così guadagnate 260 euro in più di 20 uscite a 13 euro l'una, ma questo è rivolto a tutti, non solo a Centauria, Queste sono 110 uscite. A Scette la Ford Gran Torino sono 120. L'Ecto One che è uscita, mi sembra che sono 120 uscite. Batman 120 uscite. Ma il Mazinga Z 100 uscite. Iron Man 100 uscite. Va benissimo. L'ho detto altre volte e lo dirò nella speranza che si comprenda il giusto senso di quello che vorrei dire, anche se magari non riesco a esprimermi nella maniera più corretta. Però ci tengo a dire questo. Io rappresento anche tante altre persone che mi scrivono e oggettivamente mi danno ragione, perché non è che ho ragione io. Un modello di 100 uscite sono già tante. È giusto, avete delle spese, avete aumentato il fascicolo, però non aumentate il numero delle uscite continuamente, non le aumentate, perché poi la gente non rinuncia alla pagnotta per fare il modello, e se non hai soldi per comprare la pagnotta perché ci levate 260 euro in più a 13 euro l'una per 20 uscite in più in ogni collezione nuova, ve lo garantisco che non sono poche 360 euro in più. È vero che sono in 2 anni, ma sono comunque 360 euro. Ciao a tutti ragazzi, grazie del vostro tempo, un saluto a voi, un abbraccio, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Io vedo buio, sarà che gli occhi mi si sono appannati da stamattina alle 11 che faccio video, ne ho fatti 15 tra ieri e oggi, li vedrete pubblicati piano piano. Sono cotto ragazzi, ho chiamato Enzo Ferrari Sandro, figuriamoci, e devo soltanto fare ancora il numero, se non sbaglio, i numeri 79, 80 e 81 della Ford Gran Torino di Starsky Hutch, dove poi devo farmi sostituire, guarda caso, anzi ve lo vorrei far vedere, sì, ve lo faccio vedere, guardate, devo farmi sostituire, dove l'ho messo? Devo farmi sostituire la portiera, un attimo che la prendo. Questa ve la faccio vedere perché, pur non c'entrando nulla, assolutamente nulla con questo modello, sono 2 case diverse, ma succede anche con questi, io ho trovato il difetto anche su queste portiere che mi sono fatto sostituire. Guardate, una bellissima porta, la Ford Gran Torino è veramente bella, è veramente fatta bene, ve lo dico, però vedete, uno dice va bene, ma sotto che te ne importa, Michele, se si vede il nero? Avete ragione, infatti questo proprio poteva anche non essere verniciato, a me non mi sarebbe interessato nulla. Il problema è qua, io adesso non so se si vede, ma qui c'è tutto il nero
della lamiera sotto, tutto il nero qua. Qui il filetto è rovinato, si vede, ma avrei potuto anche rifarlo volendo io. Ma qui cosa faccio? Mi metto a verniciare io, ma perché? Perché? E va fino in fondo, eh. Non so se si vede, guardate. La trasparenza sotto del metallo scuro. Così forse riesco a farvelo vedere meglio. Qui poi non ne parliamo, qui poi è tutto completamente nero, ma io devo montare una portiera così. Dov'è il controllo qualità? Dove è il controllo qualità? Dov'è il controllo qualità? Non esiste. Sì, sono anche cotto, ragazzi. L'ho ripetuto 4 volte. Ah, anche qua, vedete? Qui hanno deciso di verniciare con della polvere sopra. Chissà se riesco, vediamo. Qui hanno verniciato e ci sono 2 pezzi di polvere annegati completamente nella vernice. Vedete quelli lì, quei riccioli? Ecco, guardate. Ma io dico, ma è possibile? Come faccio? Ma io non intendo. Guarda, ecco, guarda, adesso si vede benissimo. Ditemi se questo pezzo qui è stato controllato. Ma di cosa stiamo parlando? Ma sapete quanta gente se lo tiene un pezzo così? E loro lo sanno che la maggior parte della gente non lo chiede indietro, lo sanno. Carissima Hachette, in questo caso, io non me lo tengo il pezzo. Perché se oggettivamente ho ragione, qua non si tratta di essere pignoli, qua si tratta di essere corretti, che è un'altra cosa. C'è anche qui, e poi chiudo davvero, per farvi capire questo pezzo andava soltanto rifatto completamente, oggettato. Qui abbiamo, guardate, si vede? Io ho troppa luce, non vedo adesso. Abbiamo un rigonfiamento qua della vernice, come se sotto avessero avvitato una vite e fosse uscita un po' la lamiera sopra. Avete visto cosa c'è in questa portiera? Bene, io adesso la riordino, mi arriva, perché me la fanno arrivare? Ma come mi arriva? Come mi arriva? Chi lo sa? Ciao a tutti ragazzi, grazie del vostro tempo, un abbraccio, mamma mia, 48 minuti, ciao!